tazza, latte, microonde, un cucchiaino di zucchero, non di più, ragazzi, attenti che lo zucchero fa male, non esagerate mai con lo zucchero, e caffè. Il caffè, ragazzi, non con la moka perché non c'ho voglia stamattina, troppo lungo, si fa prima con questo. Ragazzi, stamattina mi hanno fregato, mi hanno incastrato, sono le 6:15, sono le 6:15 di mattina. Sono le 6:15 di mattina e io odio alzarmi presto. A me proprio prima delle 8 di mattina non mi dovete parlare proprio. E però ho dovuto alzarmi alle 6:15 perché stiamo andando alla fiera della creatività di Bergamo. Ragazzi, ve lo dico, non fidatevi delle donne perché vi incastrano, loro parlano e vi convincono a fare queste cose, vi convincono ad andare tutto il giorno, alla fiera della creatività. Ed è con questo straordinario entusiasmo che parte il vlog di oggi. Ciao ragazzi, e allora benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. Come vedete, superato lo shock iniziale dell'alzarsi presto, siamo in fiera e è tornato un po' di allegria, dai. Dicevo, mi hanno costretto perché questa è una fiera della creatività dove ci sono tutte cose che tipicamente piacciono alle donne, lavoretti, maglia, cucito, perline, tutte queste cose qui. E sono qui perché mi ha convinto mia sorella ad accompagnarla. E sapete, le donne quando insistono e poi alla fine ti convincono e non riesci a dire di no. E siamo a Bergamo in una fiera appunto ed è enorme, ci sono 2 padiglioni e un sacco di stand. Diciamo, vengono chiamati padiglioni le zone, le ale in cui è diviso il complesso fieristico, l'edificio in cui è ospitata la fiera. E in ogni padiglione ci sono tantissimi stand. È pienissimo di gente, io spero che riusciate a sentire bene. Ho attivato la riduzione del rumore sul microfono, sperando che non sentiate tanto il rumore di fondo, ma riusciate a sentire bene me che parlo. Adesso ho eliminato la riduzione del rumore sul microfono, così vi faccio sentire come lo sento io. C'è questo brusio, questo rumore di fondo. Brusio è quando, come quando sei in un ristorante pieno. Questo è il rumore che c'è nella fiera senza la riduzione del rumore sul microfono. Quindi questo sarà un vlog che piacerà soprattutto alle ragazze e invece voi ragazzi sopportate insieme a me, perché fra l'altro mia sorella mi ha piantato qui, mi ha abbandonato qui in mezzo a questo caos e a queste cose di donne, a questi stand tutti femminili e adesso dobbiamo trovare qualcosa da fare almeno per tutta la giornata, perché mi sa che dobbiamo stare qui tutta la giornata. E vi faccio vedere qualche stand, dai, vi faccio vedere qualche cosa. E poi, a parte gli scherzi, vado a cercare qualche cosa magari di carino che possa piacere anche a me. Ad esempio sapete che io sono appassionato di legno, di falegnameria, di fai da te. E qui c'è qualche cosa, c'è qualche stand anche di quello. C'è uno stand ad esempio legato al traforo, all'intaglio del legno, c'è qualche cosina che possiamo farci andare bene. La fiera è a Bergamo, siamo nel nord Italia, in Lombardia, e è subito all'uscita di Bergamo, lasciata l'autostrada,
è un polo fieristico molto grande e la fiera si chiama Creattiva, Creattiva con due T, è un gioco di parole fra creativo, no? Quando uno è un creativo, non so, un pittore, un artista, è un creativo, no? Uno che crea cose artistiche, e la parola attivo, che è una persona dinamica, cioè il contrario di me stamattina, ecco. Quindi questo gioco di parole creativa, per persone creative e anche attive. Però ecco, tranquilli, non vi propino in questo video il mio faccione che gira per la fiera tutto il giorno, penso che ne abbiate già abbastanza, e vi faccio magari vedere qualche cosa, qualche stand, così ne approfittiamo di questa giornata per imparare qualche parola. Anche se in realtà, ragazzi, questa volta sono un po' in difficoltà anch'io con le parole, perché qui sono tutte cose di femmine. Anche a parte che non so se si può dire ormai in un video cose di femmine, perché poi arrivano subito le femministe nei commenti a dire non esistono cose di femmine. Ovviamente stiamo scherzando, stiamo giocando, tranquilli, lo so benissimo che non esistono cose di femmine e che chiunque può fare quello che ne ha voglia, però fatto sta che qui guardatevi in giro, sono tutte femmine. Qui abbiamo uno stand di cucito e sono delle macchine da cucire, vedete, queste sono tutte macchine da cucire. Qui ci sono tutti stand di oggetti di bigiotteria, cioè gioielli, monili, braccialetti, collane, orecchini, bigiotteria, libri, uno stand di libri, sono tutti libri di creatività. Merceria, vedete tutte queste cose, lana, gomitoli, fili, tessuti, cose varie che servono per cucire, eccetera, per lavorare a maglia, tutte queste cose qui. E in generale lo chiamiamo merceria. Vedete, questi sono gomitoli di lana, o in generale si chiamano filati, può essere lana o qualche altro materiale sintetico, e questi sono gomitoli, si comprano in questo formato, in italiano si dice gomitolo. Guardate che belli questi, sono dei bastoni decorati, sono dei bastoni incisi, tutti decorati. Bastoni da passeggio, sono quelli che usano gli anziani per aiutarsi quando vanno a passeggio, bellissimo, quando sarò anziano ne vorrò uno proprio così. Questi sono dei drappi, borse e borsette da donna, tutte decorate, borse e borsette. Candele profumate di tutti i tipi, tessuti, stoffe e tessuti, cerchietti, questi si chiamano cerchietti, sono quelli che mettono le donne, le ragazze per tenere indietro i capelli, cerchietti si chiamano. Ci sono tantissimi stand di gioielleria, però qui ci vuole una precisazione terminologica. Allora, in italiano, quando intendiamo gioielli, cioè bracciali, collane, orecchini, tutte queste cose qui, però non preziosi, pregiati, cioè non d'oro, d'argento, costosi, ma realizzati in modo creativo, artistico, a mano, fatti a mano, fatti con le perline, fatti in legno, che so io, ecco, vengono chiamate bigiotteria, bijou o bigiotteria. E qui ragazzi, anzi ragazze, mi rivolgo a voi, si vede tutto il mio imbarazzo a cercare di spiegare queste cose che in realtà ovviamente non so, mi sa che ne sapete molto più di me, e quindi ragazzi, io so l'italiano, ma di bijou e bigiotteria non me ne intendo poi un granché. Sono qui in questa fiera un pesce fuor d'acqua, si dice un pesce fuor d'acqua in italiano, quando uno è fuori dal suo ambiente. Sono qui per voi ragazzi. Qui abbiamo uno stand di pelletteria, si dice pelletteria, cioè
pelle, cuoio, viene chiamato pelletteria. Tra l'altro ragazzi, una cosa importantissima, non posso assolutamente dimenticarmene, non vi ho ancora fatto vedere il braccialetto che mi ha fatto la mia nipotina appositamente per la fiera. Qui c'è anche mia mamma, mamma Lucia. Oggi le donne mi hanno fregato. Adesso mi sto un po' ambientando, ci sto prendendo gusto anch'io e magari mi iscriverò anche a qualche corso, a qualche tutorial che fanno qui nei vari stand e magari imparerò anche a fare qualcosa, imparerò a cucire, magari, chi lo sa, io sono un uomo pieno di risorse. Qui abbiamo delle forbici, tutte forbici. Interessante fra l'altro la parola forbici, perché in italiano si dice forbici, si dice un paio di forbici, ma qualcuno dice anche la forbice, passami la forbice, però più corretto è passami le forbici, passami un paio di forbici. Cavatappi, i cavatappi sono quelli che si usano per aprire i tappi delle bottiglie. Coltelli, i coltelli sono quelli che si usano per tagliare. Ah, una cosa ragazzi, se questi video vi piacciono, iscrivetevi al canale, perché prima di tutto è per voi più facile ritrovarli poi, ma poi inoltre aiutate anche il canale a crescere, quindi riesco a portarvi sempre di più contenuti come questi. Mi raccomando ragazzi, conto su di voi, iscrivetevi al canale. Piante finte, sono piante fatte di tessuto, guardate che belle. Collanine, orecchini, decorazione di Natale, e quasi ci siamo ragazzi, siamo a ottobre, si inizia presto con il Natale, tanti stanno già iniziando a guardare le decorazioni, guardate che belle. Calze da mettere, da appendere sopra il camino, stelle di Natale, questa è una pianta molto tipica del periodo natalizio, alberelli di Natale, alberelli, guardate che bella la capanna della Natività con Gesù Bambino, Maria, Giuseppe, il bue e l'asinello, la stella cometa, i re magi e anche una pecorella. Quindi dicono sì foto, no toccare, cioè si possono fare delle foto, sì alle foto, però non toccare, grazie chiedere, cioè bisogna chiedere al proprietario dello stand, al commerciante, e d'altronde è giusto, d'altra parte se tutti toccassero le cose si rovinerebbero le cose esposte. Un verbo interessante, quando tutti toccano qualcosa senza rispetto, si dice toccacciare, è un verbo con una accezione negativa, si dice non toccacciare, smettila di toccacciare le cose. Guardate che bello questo stand, sono tutte cose in ceramica, fiori, fiorellini, decorazioni, guardate che belle queste margherite, sono fatte in ceramica. Adesso è quasi l'una e ci siamo fermati qui un attimo in parte a mangiare qualcosa. C'è un ristorante, però è tutto strapieno, non c'è proprio posto per sedersi e allora ci appartiamo qua in un angolo e mi sono portato una merenda, guardate che bella. Questo è un kit della merenda, adesso vabbè, non so se si possono far vedere le marche, però non siamo sponsorizzati. Un kit della merenda, c'è dentro un panino col salame, un tè alla pesca e una mini barretta di cioccolato. Un kit della merenda, bello perché è un kit completo e con questo qua uno si può fare tranquillamente merenda. Allora ragazzi, siamo a metà, abbiamo pranzato e abbiamo ricominciato a girare e adesso vedrò che ho un po' scaldato i motori e ci sto prendendo gusto. Mi sa che anche noi uomini dobbiamo reclamare il diritto di poter essere creativi. Allora ragazzi, qui c'è questa lunga galleria con delle ragazze che stanno cucendo con le macchine da cucire e mi è stato spiegato da gente molto ben informata
che è una sorta di maratona creativa del cucito, dove loro stanno creando degli abiti che poi sfileranno e ci sarà un vincitore. Fashion Half Marathon. Ragazzi, l'inglese, sempre dappertutto questo inglese. Qui abbiamo uno stand tutto di riviste. Questa è in formato magazine, si chiamano riviste. Sono riviste specializzate, vedete. Sono tutte riviste a tema cucito, creatività, eccetera. Maglia, uncinetto e chi più ne ha più ne metta, un modo di dire, chi più ne ha più ne metta, cioè c'è un po' di tutto, tantissime cose. Riviste, queste si chiamano riviste. Guardate che bello ragazzi, qui abbiamo tutte saponette profumate, artigianali, peccato che non posso farvi sentire il profumo, guardate che belle, tutte saponette. Tutte saponette con i diversi profumi, eucalipto, miele, lavanda, melissa, tè verde, marsiglia, mirra, muschio bianco, c'è un po' di tutto, legno di cedro, cocco. Qui abbiamo gli incensi, le bacchettine di incenso, quelle che si accendono e poi profumano di incenso per meditare o per rilassarsi. Qui abbiamo i profumi con gli oli essenziali, si chiamano oli essenziali, vedete tutti i tipi di profumi. Guardate che belli questi. Questo è un castello incompensato. Una poppa con un ciclista, guardate che bella. Una barca a vela. Un'automobile antica, sono tutte fatte con pezzi di compensato. Il compensato sono dei fogli di legno, quello che in inglese si chiama plywood, però sottile tipo 3-4 mm al massimo, che poi si taglia con una tecnica chiamata traforo e si mettono insieme tutti i pezzettini per creare queste opere artistiche. Compensato si chiama. Questo è un piccolo trattore, quello che si usa in agricoltura per arare i campi, trattore. Un aeroplanino, un aereo. Un'auto da corsa. Queste sono delle medagliette. Guardate che belli questi, un grembiulino e un grembiule. Franco Masterchef, quindi per il papà e per la bimba. Guardate che bello questo col cappellino anche da chef. Giulia mini chef. E queste invece sono bavaglie o bavagliette o bavagline, tutti i diminutivi possibili per bambini. Azzurro per i maschietti, rosa per le femminucce. Oh che belle, queste sono le tipiche bambole di pezza, come quelle di una volta. Bambole di pezza. Qui abbiamo tutti tessuti per ricamo, tessuti o stoffe. Tessuto o stoffa. Per ricamo, cioè questi pezzi di stoffa, questi tessuti vengono poi utilizzati per ricamarci sopra, per fare dei ricami, credo. Però ecco ragazzi e soprattutto ragazze, considerate che quello che vi sto dicendo ve lo sto dicendo da persona totalmente ignorante di queste cose. Vedete, ecco, questi sono in cotone 100%, quindi il cotone è un tessuto naturale. Questi invece sono in lino, un materiale di qualità, il lino.
Questi sono dei centrini, non mi ricordo più come si chiamano questi in inglese, non me lo ricordo proprio. In italiano li chiamiamo centrini. Ditemelo nei commenti come li chiamate questi in inglese, che non mi ricordo più. Qui abbiamo dei gomitoli di lana e questa invece è lana cardata, vedete? La lana cardata è la lana che ha subito il processo di cardatura. La cardatura è quel processo che la fa diventare così, vedete, tutta sfilata, sfilacciata. È lana cardata. Qui abbiamo dei coltelli da cucina. E qui invece in questo stand abbiamo delle stoffe colorate di tutti i tipi. Stoffe. Perle in ceramica, guardate che belle queste, tutte colorate, luccicanti, sono perle in ceramica. Comunque ragazzi, qua rapporto donne e uomini tipo 1 a 10 forse. I maschi che si vedono sono tutti dei poveretti come me che hanno fatto o da autisti o da accompagnatori e sono tutti qua con il muso vuol dire mogi abbattuti, che girano sperduti senza sapere dove, come e perché, mentre le loro donne spendono e spendono. Naturalmente ragazzi sto scherzando, non arrivate poi nei commenti le femministe a dirmi che dico i luoghi comuni. Comunque ragazzi, detto fra noi, ho guardato un po' di prezzi in giro ai vari stand e secondo me qui in fiera un po' ci marciano, ci marciano, questa espressione vuol dire ne approfittano, un po' ne approfittano con i prezzi, cioè mi sembrano un po' più alti rispetto ai prezzi delle stesse cose acquistate online, però vabbè, ci sta, siamo in fiera, ci sta. Diciamo anche che molte di queste creazioni sono effettivamente davvero fatte a mano di artigianato creativo, quindi è anche corretto e anche giusto che i prezzi magari siano un po' più alti rispetto alle cose prodotte a livello industriale. Questi sono nomi in legno incisi a traforo, vedete, questi sono tutti oggetti a traforo, questi sono fogli in compensato con dei disegni già creati che poi vanno ritagliati con il traforo. Vedete lì c'è un ragazzo che sta lavorando con il traforo elettrico e questo invece è un traforo manuale. Vedete la differenza? Questo è un traforo manuale, un seghetto per traforare, e quello invece è molto più veloce. Quello è un traforo elettrico. Che bella questa giacca! Guardate che bella! Una giacca tutta decorata, particolare, un po' aggressiva ma anche originale. Che bella! Ed è ragazza ovviamente. Particolarissima, bella, mi piace. E voi ragazzi andate in fiera ogni tanto? Fatemi sapere nei commenti se avete partecipato mai a qualche fiera, in che settore, cos'è che vi piace e come sono le fiere nel vostro paese, se sono simili a questa. Quindi ragazzi anche per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto come sempre e alla prossima!